sono dimenticato di fare l'intro di questo video e lo sto facendo adesso. Cari amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana in cui siamo scesi in Italia per Natale. C'è un sacco di cibo, c'è un sacco di sci, c'è un sacco di campari, ci sono un sacco di amici, un sacco di tempi belli passati in famiglia. Ovviamente rispetto a Dublino sono cose che magari conoscete un po' di più. E scendo anch'io per le vacanze, non è che faccio o potete stare solo voi a mangiare le cose belle mentre guardate i miei video, perché soprattutto non siete iscritti al canale. Questa cosa qua mi addolora molto, di conseguenza iscrivetevi al canale. Torniamo al passato e buona visione. Diamo un regalo di Natale ai nonni. Ho appena finito di editare, caricare e esportare il cavolo dei video che è uscito e adesso devo andare a prendere la CRI perché devo andare a fare la visita medica. Per la corsa sono mega in ritardo, ci sarà un botto di traffico, ci proviamo, sarà tosta. Comunque buongiorno, benvenuti in un nuovo weekly vlog iniziato col turbo. Ho fatto 360 milioni di cose e non ho ancora finito e non lo so cosa sto dicendo perché è tardi. Signori, siamo arrivati con ben 25 minuti di ritardo. Che è stata bravissima perché ha chiamato e era tutto a posto, quindi adesso devo andare a recuperarla perché nel frattempo io ho pensato benissimo prima di uscire di casa di bere 2 bei bicchieri d'acqua. Così sono arrivato a Brescia, ovviamente dopo 1000 code, mi scappava la pipì tantissimo. Sono andato a farla nel boschetto qua. Non ce la facevo più. Un macello per questa visita perché essendo residenti all'estero non quadrano tutti i vari documenti. Abbiamo dovuto fare un po' di italiano. Non vi dirò cosa. E Cristina ha fatto... Cosa hai fatto? Ho fatto la pipì. Ma mi è caduta. Ti è caduta giù dove? Nel water? Mentre facevi la pipì? No, per fortuna non avevo ancora iniziato. Io l'ho fatta tutta prima nel prato, no? Non devi rifarla. Gente ufficialmente tesserati. Oltre che influencer, ormai anche tesserata. Ho detto vengo al Rossetto, cioè al supermercato a fare la spesa, perché così faccio prima. Ho incontrato 40 persone che conosco. Sono uscito un'ora dopo. Ho preso anche la focaccina perché... a me 95 centesimi, ma di cosa parliamo? Raga, è da poco uscito questo video nel quale praticamente mentre io salivo sull'aereo per tornare a Dublino più o meno un mese fa un ragazzo mi ha fermato perché mi aveva riconosciuto dai video di YouTube. Ovviamente raga l'emozione è stata, come dico appunto nel video. Nel frattempo io non so se questa cosa ha catalizzato qualcosa, però anche altra gente sia su Instagram che ci arriviamo, mi hanno scritto insomma dicendomi che mi seguono, di andare avanti, che non si perde neanche un video, tutte queste cose. Niente raga, cioè io sono stra contento, soprattutto perché per me è totalmente una cosa nuova che sto cercando di raggiungere. Si muove sta macchina di YouTube, sono contentissimo. Non mi immagino solo cosa voglia dire magari avere veramente 100.000 iscritti, 50, ma 50.000 iscritti. Raga, noi siamo un 4 gatti, io ce la sto mettendo, però voglio dire, il canale è piccolissimo. Comunque qualcuno c'è. Mi sa che sto appena torno su a Dublino, sto cavolo di raduno con chi mi segue su Dublino lo facciamo. Poi se siamo in 2, se siamo in 0, se siamo anche solo in 2, raga, fantastico. E mi stavo dimenticando la cosa più importante. Il ragazzo in questione del video mi ha contattato. Fantastico. Si dice sempre che quando si cresce, i sogni c'è un po' da accantonarli per dar spazio comunque alle cose vere, quelle che servono. Sognare è bello, ma non è una cosa fondamentale. Ma sti cazzi, arrivare a quest'età e potersi emozionare di fronte a queste cose. Martedì 24 dicembre, oggi è la vigilia. Ciao a correre, dacci che freddo, fresca. 6 km veloci, poi andiamo giù a Brescia a far casino e vedrete tutto su questo canale. A few moments later. 6 km andati, bellissimo avere l'asma e non trovare il ventoli, la pompetta. Signori, questo è l'outfit. Devo sbrinare la macchina. Speriamo parte, è stato fuori tutta la notte. Yeah, partita! E mo vi faccio vedere una roba un po' così e poi scioglie tutto. Guardate quando non è la macchina costosa che te la scioglie in 2 secondi, usiamo la chimica liquida. Chimicazza, bravo, chimicazza. Se non lo conoscete andate a seguirlo, ma lo conoscete sicuramente, è più famoso di me. E ma guardate, forse devo aspettare ancora un secondo, però c'è
recuperata, con sorte. Ciao amici del suo canale. E noi dobbiamo arrivare là in cima su quel castello. Io volevo essere l'unico, ho già visto 3 persone con la cuffia come la mia. Bergamo qualcosa, ma delle nostre zone qua. Allora, aggiornamento delle 16:16. Io continuo a bere cocktail che non pago. Questa cosa qua è bellissima, veramente. Ah! Mi sa che dobbiamo venire qua. Rendete felice, un tortello fa cose. Ahimè, non è un cretino perché non sa portare 3 birre assieme e la sua quindi l'ha bevuta di posto, l'ha sacrificato. Signori, vigilia, primo step andato. Adesso dobbiamo camminare da 20 minuti. Fa un freddo, finalmente l'inverno. Arrivati, freddo. Mercoledì 25 dicembre, Natale. Ora pranzo di Natale dalla madre. Christmas is coming. Caso Scioli. Magari avete voluto rimane. No, basta, mi sono salato. Because Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is coming away. Buongiorno, giovedì 26. Santo Stefano, oggi è Santo Stefano. Oggi giornata editing. Oh, mentre scaldiamo l'ambiente, l'editing va in pausa. Abbiamo una cosa importante da fare. Purtroppo ci tocca finire questo Barolo del 2018. Che immagino faccia schifo. Schifo Barolo. E poi qui abbiamo lui. Ma te lo faccio vedere. Spiedo bresciano, tanta roba col gorgo. Madonna, il gorgo, raga. Ma quanto è buono il gorgo? Quanto è buono. Da frigo il giorno dopo ancora più buono. Lo spiedo bresciano sono un sacco di carne, tipo questi qua, arrotolata, che viene messa su questo spiedo a girare, viene messo sopra burro con rosmarino, insomma queste cose. Pian pianino cola e insaporisce la carne e viene cotto lo spiedo a fuoco basso per 6 ore, continuando a ributtarci sopra il burro. E ovviamente viene fuori una figata, è buonissimo. Ah, e poi il dolce, sì, proprio lui. Quanto cacchio è buono questo panettone. Non va bene ovviamente per la dieta, però buono. Questo in pratica è nonza che viene arrotolata con la salvia, fuori bella croccantina e dentro morbida. E poi qua sto scaldando dei casoncelli, eccoli qua, li ho fatti a cacio e pepe. Comunque si ingrassa da Capodanno a Natale, non da Natale a Capodanno, quindi si magno. Non c'è niente per te. Quanto è buono quel panettone qua. I canditi di questo panettone sono buonissimi. Secondo me comunque non è questo panettone essere buono, tutti gli altri fanno cagare. Stupidi. Venerdì 27 dicembre. Raga, questo è finito l'anno e oggi andiamo al ristorante Io la Cri. È molto speciale che siamo in ritardo. Siamo in ritardo. Non vi dico ancora dove siamo venuti, scoprirete a breve. Osti, capito che roba? Siamo venuti al ristorante di Human Safari, Niccolo Balini. Burratina con prosciutto. Cristina è affamata. Parlano tutti come lui. Guarda. Che dire, abbiamo speso per un antipasto in due primi, 2 tiramisù, 2 bicchieri di vino e una bottiglia dell'acqua, 56 euro in 2.
Recensioni? No, ci sta. Me l'aspettavo più spartano. Invece è pettinato. È un po' più pettinato. Anche perché poi vai al bagno e ti trovi il calendario dei Mulle 2025. L'unica cosa che secondo me penalizza un pochino è che la varietà, soprattutto sui primi, non è... Forse perché mi ha sbagliato, nel senso che... Perché ce n'è diverso. O forse magari perché siamo anche appena dopo Natale, quindi boh, non lo so. Sta di fatto che c'erano solo 2 risotti come primi, però comunque qualità top. Il risotto era buonissimo, il tiramisù non mi ricordavo il tempo di mangiare con un tiramisù così buono. Per quanto comunque il tiramisù sia più o meno sempre buono, era veramente molto buono. E poi ho rubato questi. Sincero. Questo è il totale, avete anche l'indirizzo. Signori, guardate che fiamma. Dopo aver fatto questo pranzo nel ristorante di Nicolò Balini, detto anche Human Safari, usciranno anche reel, penso, e short e cose sui vari social, quindi se non mi seguite su Instagram ve lo lascio qui. Sono in bicicletta nonostante il freddo, che Cristina ha pensato bene di andare a farsi le ripetute, l'ho chiesto anche a me, ma purtroppo il vestito in jeans. Quindi l'ho accompagnata, la bicicletta è la sua ed è particolarmente bassa, però è quello che passa al convento. Come sta andando? Era bella calda. Eccola. Comunque siamo a Campo Marte, sotto di tracciato, era d'uso militare una volta qui a Brescia. Eccola. Vai! Sabato 28 dicembre. Oggi riso, borgo, risotto. Andiamo per i 18, giacchetta nuova e anche guantini che una persona mi ha perso e quindi mi ha riregalato, la conoscete, si chiama Cristina. Ci sono 2 gradi, poteva andare peggio, andiamo che tra un po' il sole non ci sarà più. 18 andato, 6 per scaldarsi, 6 veloci e 6 estivi. E adesso alla luce del tramonto siamo quasi a casa. Dopo il lungo. Abbiamo una svegliata a 5 ore, ma la situazione al momento è questa. Ma sai che non ha mai dormito così tanto? Cioè... Guarda te la mia prospettiva, sembra di dormire con una bionda. Buongiorno. È tardi, strano. Siamo arrivati, parcheggiato in un secondo, c'è un botto di gente ma il parcheggio ce n'era un casino. Biglietto fatto online, conviene fisso anche perché il prezzo cambia a seconda del periodo. Noi abbiamo preso il prezzo pieno, comunque tanta roba. Neve, di qua c'è, di là si scia, però vabbè, è così. Prendere lo ski pass e ritirarlo, fatto online e attivarlo 6 secondi. Pronta? Adesso che mi devo ricordare. Il gioco delle nevi. Raga, per il momento tanta gente ma scorrevole. E qui ancora un po' di problemi con le persone, quando sono troppe si agita e quindi si irrigidisce, non riesce a scendere, però secondo me scia bene. Considerate che è andata tipo 2 volte in 2 anni e già scende ovunque. Vai, vai, con calma. Jeans. Ma per fortuna ho portato il caffè. Eccoci all'ultima discesa, siamo in cima, quasi in cima, non c'è tempo di arrivare fino su in cima, che sarebbe là sopra, al ghiacciaio Presena, quindi ghiaccio. Vede perché lì c'è proprio ghiaccio. Il ghiacciaio Presena in pratica è quel pezzo lì, qui si vede dove c'è tantissima neve. Soffre tanto, mi ricordo la prima volta che ero salito, era 10 anni fa, c'era veramente tanta neve, tanto ghiaccio. Siamo praticamente quasi a 3000, qua saremo a 2008, cima là invece siamo a 3002 se non sbaglio. Lì sotto c'è il parcheggio e adesso noi scendiamo da qua. Non rende, ma è l'ultima pista della giornata. Poi andiamo a casa perché sono già, non c'è più nessuno, sono da solo. È la Paradiso del Tonale, pista nera, bellissima, bellissima. Ho voluto appunto venire su apposta anche se stanno chiudendo appunto per farla, perché era uno spettacolo veramente bellissimo questa settimana giunge al termine. Se ti sei arrivato fino a questo punto del video ti ringrazio, ti ricordo iscriviti al canale, metti un commentino che stiamo crescendo sempre, inizio a vedere i risultati. Ci vediamo e grazie mille raga. Ciao 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 ciao.